Più veloce della luce. Ciao Monica, Ciao. siamo qui con Giuseppe. Entriamo, facciamo l'ingresso nella sua sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Monica alzi le sopracciglia. Che cosa hai visto? Ah, mi presenta questi due personaggi che di solito si mettono in cima alla torta nuziale, gli sposini, Mhm. e me li fa vedere schiena contro schiena, dove lo sposo ha le braccia conserte e la sposa ha tipo un microfono nascosto nel bustino. Sembra proprio parlare di incomunicabilità, delle cose che non sono state dette o sono state fraintese, però come se ci fosse ancora qualcosa di sospeso tra i vecchi ricordi e la situazione attuale. Ti dà Giuseppe l'autorizzazione? Oh, sì, 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 assolutamente, ci tiene anche a metterla per iscritto e mette un sì grande scritto in stampatello. Ok, visto che scrive, facciamogli scrivere su una lavagna o un foglio il nome che può assumere questa sua giornata Bagliore. e anche il nome del suo progetto. Più o meno sì, perché il progetto mi viene come il sole all'improvviso. Mostra proprio la sua anima che vuole che finalmente Giuseppe scopra la gioia, la luce, l'entusiasmo, la meraviglia della vita e vi aderisca completamente. Nome della sua anima, Eh, Giada, del suo spirito, un fenicottero. vibrazione di Giuseppe, Quattro e mezzo, consapevolezza, 160, anima, 47, vite, 1803. cervello, 9,6, suscettibilità ipnotica, 38. 3D, Eh, Mi viene due valori, 60 e 66. a seconda di A seconda, diciamo, del contesto. E ci sono alcuni contesti in cui invece in realtà è molto minore anche di 60, però altri contesti che lo fanno salire. vivacità animica. 100. Commentiamoli perché Giuseppe non segue solo le nostre sessioni. Allora, una vibrazione di 4,5 è abbastanza buona, diciamo. Una vibrazione da 1, 1,5 è bassa. Tuttavia, anche 8, 10 non fanno male.
160 di consapevolezza, bene. PS siamo lì, insomma, l'ideale è quando anima e spirito sono al 50 e 50, un normale numero di vite parallele. Cervello vuol dire quelle capacità medianiche, 9,6, insomma, siamo già verso il 10, quasi, quasi 10. Bassa suscettibilità ipnotica, con 40 tu sei a 38, riesci ad affrontare da solo un'ipnosi, quindi riesci a metterti in gioco, riesci a vedere con i tuoi occhi, gli occhi della tua mente, come stanno le cose, le entità e tutto il resto, il che aiuta tantissimo a fare dei grandi balzi in avanti. 3D, 4D, 666 nella 3D e 34 nella 4D. Per cui non ci lamentiamo e vuoi assolutamente sapere come stanno le cose. Sei al 100% della vivacità animica. Chi mi contatta e fa una sessione viaggia dal 98 al 100, raramente 97, quindi comunque sono persone che sono molto al di là della media o della norma dell'uomo della strada, il cosiddetto uomo della strada che sarà 10, ne frega niente. Gli preferisce sapere chi vince lo scudetto e chi vince il Grande Fratello. Sì, sì, no, ma non è una battuta, è così proprio. Queste sono le vere ragioni di vita o non fare nessun torto al santo di turno e avere la solita famiglia con tanti figli perché così vuole la società. Questo è l'uomo della strada. Entità eteriche di Giuseppe. Monica. C'è un uomo del tempo che vuole creare una specie di vortice energetico in modo che Giuseppe rimanga risucchiato da questo vortice e non vada verso altre linee temporali. E poi c'è tipo una formica, un po' gigante direi, ecco, che è come se lo volesse agganciare anche indirettamente alle questioni economiche, alle preoccupazioni economiche, ai turbamenti legati ai soldi. Eh, mh, Poi c'è un'allodola che prova a creare in lui un po' di sfiducia, un po' di sconforto, come se le volesse dire: tu non puoi spiccare il volo come faccio io. Il tuo destino è quello di stare lì giù in basso. Queste tre. Mentali. Mm. Scusa, ma non posso. Offrire e poi felicità altrove. Allora, scusa, ma non posso è un'entità che è come se volesse fargli fare dei passi indietro nel caso in cui si presenti una buona occasione per lui. Mm, Specialmente una buona occasione per essere felice, per sentirsi realizzato. Gli dice che o lui non se la merita questa occasione, o gli dice che poi dopo lui non è in grado più di tanto di gestirla. E quindi è come se lo bloccasse ehm, dall'intraprendere delle nuove iniziative di una certa portata, che potrebbero veramente svoltarlo. E direi come livello 3. Poi c'è offrire, è un'entità mentale che lo porta ad essere, ehm, per come vedo io, presente, generoso, disponibile, ma lo porta a non chiedere più di tanto, in cambio. Ok? Quindi rimane come una condizione di squilibrio in cui lui dà il proprio ascolto, la propria presenza, eccetera, ma non riceve. E questo genera in lui un po' di frustrazione. Questo a livello 3-4. Felicità altrove è l'entità mentale che è come se volesse portarlo
più su mh, un livello di un luogo anziché di un lavoro interiore. Cioè, Giuseppe è molto portato per fare dei lavori interiori, ma questa entità mentale prova a dirgli che in realtà la sua felicità dipende dal luogo in cui andrà. È come se in qualche modo gli impedisse di andare fino in fondo alle problematiche della sua vita, ok? Che ne fa più una ehm, questione di luoghi, di circostanze, eccetera. È un modo, diciamo così, per mettere i bastoni fra le ruote a questa tendenza da parte di Giuseppe, che sarebbe naturale, di lavorare su di sé. Direi di livello 3 anche questo. Impianti. Mm, Come impianto mentale c'è una specie di serpentina che vorrebbe creare una specie di circolo vizioso nei pensieri e quindi nella vita di Giuseppe, in modo che di fatto le questioni principali della sua vita non cambino, si rimanga all'interno di quel tipo di circuito. Ehm, Poi mi fa vedere come una specie di ventosa applicata sul cuore ed è come se impedisse al cuore il suo naturale ritmo di espansione e di contrazione. Ehm, e poi appunto sui genitali, intorno ai genitali, ha come una specie di parallelepipedo trasparente, che è come se in un certo senso facesse in modo che la sua energia sessuale rimanga, come ti posso dire, racchiusa, sospesa, non impiegata. Ma questo, diciamo così, che genera in Giuseppe anche una sorta di appiattimento di sé, di una parte importante di sé, che lui appunto tiene lì chiusa. E basta. Cinema. Figlio, figlia, nipote, moglie, mamma. Il figlio viene come se fosse coperto tutto quanto da un Mm. lenzuolo, no? Come se volesse essere, sembra un po' un fantasmino, no? Come se volesse essere quasi invisibile, non volesse essere visto. Ok? Si mette però in prima fila, così coperto. Lui è come se fosse a suo agio in questo modo, però i suoi occhi sono ben in evidenza perché il lenzuolo ehm, all'altezza degli occhi è tagliato. Il figlio. Mm, sì. La figlia sembra un po', come dirti, di corsa, come se avesse tanti impegni, come se quasi non avesse tempo di pensare a se stessa, di pensare oltre a ciò che è tutta la mole quotidiana di compiti. Però è venuta anche con un bambino, Il nipote un po' di trafelata. Giuseppe. Sì, 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 sì. Eh, poi la mamma è come se si tamponasse il sudore con una banconota da 100 euro. Poi dopo questa banconota lei la mette a asciugare, poi dopo la stira, eccetera, eccetera. E usa sempre quella, tipo per asciugarsi il sudore. E la vedo messa così, sul fondo del cinema, più o meno, come se credesse, che sta per andare via, proprio sta per abbandonare la terra.
E la No, moglie? poi c'è... Allora, c'era un altro uomo, non so se è un fratello, una cosa, non capisco, perché c'è un altro uomo, Hai un fratello, Giuseppe? che è un No. maschio questo, è un maschio, c'è un maschio. Mhm. Coetaneo di Eh, Giuseppe, tipo. Sì, 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 un po' più grande forse, un maschio. O qualcuno con cui lui aveva avuto un forte rapporto, perché a me si qualifica come se fosse quasi un fratello. Sembra quasi che ci sia stato un rapporto forte e poi dopo ci sia stato un distacco. Ehm, Dunque, la Mm. moglie, scusa, Non ti viene, Giuseppe? Non capisci? Non capisci, no? La moglie. questo qua, mi riferisce soprattutto, nel periodo lavorativo, come se ci fosse stato un rapporto fra di loro nel periodo lavorativo. Un fornitore, un C'era un rapporto che comunque poteva essere d'affetto, d'amicizia, di... cliente. Va. La moglie. Separata, diciamo, ex moglie. La moglie viene con una sciarpa al collo, verde, come se lei dicesse non si può buttare via tutto quanto, ehm, così. Qualcosa tipo, beh, noi comunque abbiamo giurato. Ok. Il Signore può essere il maestro di meditazione. Sì, io lo collego al colore arancione. Vabbè. Ma era come se loro, qualche volta, secondo me viene così, che loro si dicevano fratello, fratello, fratelli, c'era la parola fratello. Va bene. Approfittiamone, Monica, e vediamo la questione della meditazione trascendentale, la MT, di cui lui ha anche ricevuto l'iniziazione. Ci domanda se questa MT fa bene alla sua vita, consapevolezza oppure no. Allora, per lui, questa tecnica, è stata, quando l'ha scoperta, una grande rivelazione, no? Come se si spalancasse una porta e entrasse una grande luce nella sua vita, perché gli ha proprio, permesso di entrare in connessioni con parti di sé che non conosceva, con luoghi di pace che non conosceva. Mm. Però diciamo che è come se un qualcosa che è naturale e insito in noi, Mhm, venisse afferrato, agguantato da una mano che in questo momento io vedo nera, come se indossasse un guanto questa mano, un guanto nero con le punte delle dita verdi, e volesse farne un business. E quindi inizia come a mettere un proprio marchio, una propria impronta e quindi una propria iniziazione. Ehm, Come posso dire, mettendo all'interno di un recinto le persone che seguono questo tipo di tecnica, Mi sembra che è quella dando proposta da David Lynch, no? La meditazione trascendentale, sbaglio? da David Lynch, non lo so. Dicevi, scusami. Ehm, Quindi li fa entrare in questo recinto, che è come un recinto incantato, dove loro possono sperimentare, diciamo così, no, i benefici della meditazione, però poi è come se volesse mantenerli lì dentro, in questo recinto, fatto anche da una serie di passaggi.
ok? Il primo passaggio, per esempio, è proprio il rito di iniziazione. Mm. Poi i passaggi che sono proprio, diciamo così, le tappe della meditazione, ok? Come Mhm. rimanere lì dentro. Mm. Cosa è successo? Che Giuseppe invece è arrivato a voler uscire da questo recinto e a voler quindi passare ad altre misure, diciamo così, no? Un modo diverso di sperimentare la meditazione, che poi non è altro che la connessione con se stessi, con in particolar modo il vero sé, la possibilità di uscire dalla nostra maschera e di connetterci con la nostra vera essenza, vederci come personaggio e connetterci invece con la verità, come se lui adesso avesse bisogno di maggiore libertà, di maggiore anche decisione e spontaneità. David Lynch, morto nel gennaio dell'anno scorso, era un accanito sostenitore della meditazione trascendentale, in effetti. E se ne vuole. Esatto. Quindi, meditazione trascendentale per lui, che fa adesso fatica a meditare, sì o no? Chiedilo a Giada, la sua PS. Non è più tempo di questo, è tempo di meditare accarezzando la testa di un cane, è tempo di meditare facendosi leccare da un gatto, è tempo di meditare sistemando il giardino, è tempo di meditare a piedi nudi nell'erba mentre poti le piante. È tempo di meditare eh, mentre ti lavi la faccia con dell'acqua fredda. Questo diventa il tuo nuovo spazio di meditazione. È tempo di meditare quando tua moglie abbassa la maniglia della porta, entra e esce dalla porta. Molto bene. Monica, chiamiamo il figlio. Causa esoterica del rapporto molto vicino tra Giuseppe ed il figlio. Mi fa come vedere che, allora io vedo appunto il figlio avvolto da questo lenzuolo. Poi se tiro su il lenzuolo è come se vedessi un bambino in fasce. Quindi c'è sempre l'idea comunque, no, del bendaggio, diciamo, no? Ehm, Mi dà come l'impressione che questo ragazzo in realtà abbia proprio delle parti di sé non maturate. E sento, Giuseppe che percepisce questo. E quindi è come se in qualche modo, ancora si sentisse di doverlo accudire. Ok? D'altra parte vedo questo ragazzo che ehm, è felice di questo tipo di accudimento che il padre gli dà, ok? Mhm. E si dimostra anche sollecito nei suoi confronti, però eh, essendo in un livello di scarsa maturità, non riesce, come posso dirti, a creare un vero rapporto di equilibrio. È sempre un rapporto di accudimento di un papà verso il figlio. Qual è la causa della sua psoriasi? Allora, come entità che interferisce questo ragazzo, vedo un serpente, che è come se gli facesse avere un po' la pelle simile a lui, solo che non gli permette mai di cambiarla. Mi fa vedere.
non so se questo ragazzo veramente ce l'ha così, quasi anche un po' sollevata la pelle. Sì, Ehm, Sembra quasi, no? Come il serpente che quasi la sta per muta. fare la muta, quasi, ma poi alla fine non la fa, Mhm. nel caso del ragazzo. Siccome questo ragazzo vive col padre, il padre va di sessioni a manetta tutto il giorno e quindi le ascolta e probabilmente le condivide perché non ci ha parlato Giuseppe di un'opposizione da parte del figlio circa questi suoi interessi, perché non ha mai deciso di fare un lavoro su di sé. Adesso sta parlando tipo della mamma. È come se questo ragazzo, appunto, avesse, posso dirti ancora proprio delle dinamiche un po' irrisolte legate appunto all'infanzia, no? Quindi è come se tirasse in ballo anche delle questioni legate alla mamma. Ehm, Proprio perché una parte di lui è come ancora incollato, al mondo dell'infanzia. Ok? Quindi, come dire che un bambino possa essere interessato a queste sessioni? No, ok? Mhm. C'è questo, come se lui fosse più che altro fermo ad un livello psicologico, quindi ancora di rapporti conflittuali irrisolti con il genitore. Ipotizzando che questa parte la vedrà Monica tra, non so, oggi penso, vai a quel punto, vai a quel momento, come sarà la sua reazione? Perché si sente ferito, si sente giudicato. E al contrario, io voglio dirgli che noi siamo dalla sua parte, perché la fase che ha passato lui anche noi l'abbiamo passata. C'è una soluzione alla sua malattia? Oh, mamma mia, che responsabilità. Allora, intanto sarebbe una relazione con il mondo femminile, però giustamente magari questa cosa, sai, no? È un serpente che si morde la coda, sempre per rimanere. Mhm. In tema. Eh, sì, cioè lui così ha poi difficoltà ad approcciare, no, il mondo femminile. Però è proprio come se avesse tanto bisogno di essere accettato per quello che è. Mm, quindi anche tipo, come se fosse, no, una ragazza che ha anche un altro tipo di problematica. Adesso mi viene per esempio, adesso non so se nella realtà si verificherà questo, no? Una ragazza che soffre di lupus. Mhm. Non è esattamente il Mhm. suo tipo di problema, però il vissuto è molto molto simile. Mhm. Anzi, nel caso di questa ragazza è più doloroso a livello più profondo, proprio di organi, no? Mhm. Però è come se nascesse un'empatia dove lui appunto non si sente giudicato, ma sente subito un'affinità in partenza. Ah, ok, ok. E Giuseppe mi sta scrivendo, e si domanda se è una questione di alimentazione, se l'alimentazione che conduce, che ha, è corretta. Allora, qua mi viene, cioè lui mi parla di alimentazione, a me viene anche un discorso di sessualità, come se ci fosse una forte repressione, ok? Questo era un elemento che volevo dire, l'alimentazione. Allora, qualche intolleranza c'è, però non so se, perché adesso mi viene tipo come se fossero delle, mh, nell'ambito della frutta secca, eccetera, quindi comunque non un alimento di uso quotidiano. Piuttosto che mi viene un ananas, qualcosa che potrebbe dare, però appunto non che appartiene all'uso quotidiano. Mm. Ed è marginale, acuisce, ma non è la causa. Ecco. Una parola del padre su qualunque argomento al figlio, sul loro rapporto, sulla malattia, su qualunque cosa. No, vedo che il padre è seduto davanti a lui con il busto che si sporge verso il ragazzo, vedo che gli dà le mani, cioè lo vedo molto premuroso, affettuoso.
mm, forse anche troppo empatico questo padre. Ehm, mm, È come se adesso sentissi però che Giuseppe gli vuol dire tu ti devi vivere la tua età, è importante che ti vivi questa età. Hanno vissuto delle vite precedenti parallele insieme. Ecco, qua mi fa vedere questa immagine come se fosse un orfanotrofio e quindi Giuseppe è sempre la persona accudente, qui è una ragazza, direi, una giovanissima donna, no? Che accudisce questo neonato che mh, penso sia stato abbandonato dalla madre che era molto giovane e vedo che c'è un senso di tenerezza. Mhm. Eh, Va bene. Monica, un po' di cause esoteriche. Causa esoterica dell'acufene di Giuseppe. è uno dei riverberi di questo impianto mentale a serpentina che serve proprio con questo rumore che è fastidioso, continuo, è proprio un mezzo ideale per farlo rimanere lì dov'è, perché è una cosa talmente tanto fastidiosa che a volte è come se cioè, non riesce a fare a pensare ad altro. Quindi è proprio un mezzo ideale per farlo rimanere in un circuito chiuso. Problema al gluteo destro che si è trasformato anche in sciatica, cioè si è evoluto anche in un problema alla sciatica. Guarda, il percorso che mi fa è questo, dal inguine destro, vedo, ok? Come se facesse il giro, va dietro, quindi alla zona lombare, e poi appunto scende giù nervo sciatico, ok? Quindi come se una sorta di compressione, isolamento, diciamo così, repressione, prodotto da quell'impianto lì parallelepipedo trasparente, creasse proprio questa specie di, diciamo così, schiacciamento. Ok? Anche questo è uno schiacciamento, una compressione che gli fa effettivamente avere questo tipo di, sì, credo, leggera ernia e poi anche infiammazione, no? Alla sciatica. Però appunto parte da questa, diciamo così, repressione della sua energia sessuale, che è proprio parte di Giuseppe, è proprio parte della sua essenza. Ma io la vedo bella, cioè come se fosse con tanti fiori. Lui ci parla di primo chakra, in realtà è il secondo, il blocco. No, è anche il primo, perché comunque il giro che vedo che fa è anche proprio a livello dell'inguine, quindi la zona, e poi è la gamba, le gambe sono il primo chakra. Poi lo vedo comunque in parte anche legate a una questione materna, quindi assolutamente, secondo me ha ragione il primo chakra. Poi la questione sessuale sì, è del secondo chakra, però io direi sia il primo che il secondo. Colon. Ecco, guarda, quella cosa lì mi era venuta perché quando lui è apparso, diciamo così, nell'immagine, no? All'inizio della connessione, così, mi era venuto il Buscopan, come se proprio ci fossero questi disturbi, no? Che possono essere un po' di intestino, un po' di stomaco, ok? No, lui ovviamente non sarebbe mai uno che prende il Buscopan, no? Però per dire come rappresentazione della sua sintomatologia, ok? Ehm,
Ma in questo lo vedo molto legato all'entità mentale offrire, che è come se lui tirasse fuori molto da sé, però poi allo stesso tempo non è in grado di prendere, anche non riesce a chiedere, ok? E nel momento in cui dovesse in qualche modo ricevere, e poi se fa una grande fatica a ricevere. Articolazioni. Lì è anche, scusa ma non posso, come se lui volesse anche fare delle cose, volesse fare di più, ma si autofrena per le ragioni che abbiamo detto. Un po' perché poi magari non è in grado di gestire queste cose, un po' perché non si merita certe cose così grandi, diciamo, che sembrano magari immeritate. E quindi ovviamente gli rimane questo senso proprio di blocco, di inespressione, che è come se si accumulasse nelle articolazioni. Ginocchio sinistro. E lì è proprio come se fosse dedicata a questo rapporto con la madre, come se per certi aspetti lui a volte è come se fosse in ginocchio da sua madre. È come se anche per farle capire delle cose, è come se si dovesse prostrare a lei, cioè lui ci prova, ma in realtà lei non ci arriva, perché lei è proprio chiusa fortemente nelle sue paure, nelle sue esperienze del passato. E quindi, per quanto lui si possa mettere in ginocchio davanti a sua madre e dirgli, cioè, mamma, ti prego, ascoltami, capiscimi, ascolta anche quello che dico che ti può aiutare, non c'è verso. Però lui ci terrebbe molto invece arrivare, che il suo messaggio arrivasse alla mamma. E quindi lui insiste. Corpo mentale. Sento molto bisogno da parte sua di leggerezza, di liberazione, anche rispetto ad alcune cose nel passato, per cui lui è come se o non ha perdonato o non si è perdonato, però è come se proprio gli si chiedesse basta di andare oltre, quella roba lì è finita, ma è davvero finita. Emozionale. Corpo emozionale. Sì, qua vedo proprio Giada che gli chiede, come se fossero dei fazzoletti colorati, no? Di estrarre dal corpo emozionale le sue emozioni belle, che sono l'emozione della gioia, della sorpresa, un po' come se fosse un bambino, della tenerezza, del divertimento. Giuseppe vorrebbe imparare a guarire e guarire gli altri. Autoguarigione, guarigione. Sì, allora, il meccanismo è che l'autoguarigione porta alla guarigione degli altri. È impossibile guarire gli altri senza essersi autoguariti. Quindi naturalmente il primo passo che Giuseppe può fare è verso di sé. È in grado adesso. Vedo che è come se per questa autoguarigione lui ha bisogno di mettersi al tavolo con sua moglie, perché ci sono proprio delle cose che non sono state dette fino in fondo. Ehm, Ed è come se adesso ci fossero altri presupposti. Ehm, C'è bisogno che Giuseppe parli davvero con il cuore a se stesso e poi con lei, perché è come se ci fossero dei sospesi. E siccome per lui è molto importante, come lui chiede, prepararsi Alla dipartita. all'oltre, Mm. sì, esatto,
La cosa più importante è non lasciare nessun tipo di sospeso, ma proprio nessuno. Essere andati fino in fondo in qualunque cosa. Questo secondo me è l'argomento clou della sessione di Giuseppe. Prepararsela di partita. Qualunque persona abbia 10 anni più di me, non è normale che pensi a prepararsi, perché io sono giovanissimo. E quindi giovanissimo più 10 fa sempre giovanissimo, fa abbastanza giovane, capito? Adesso al di là della battuta, prepararsela di partita è un concetto, secondo me, vecchio e cattolico. Non c'è nessuna di partita, ma insomma, c'è nessuna di partita, c'è questa che è un'occasione per imparare delle cose. Quando questa occasione è finita, sti grandissimi cazzi. Causa esoterica di questa richiesta, Monica. Allora, come l'ho percepita io, al di Mhm, là di come lui l'ha espressa, come me è arrivata, mhm, lui sento che è su un'altra frequenza, che non è quella occidentale. La frequenza occidentale è di respingere la morte. mhm, Lui è entrato in un'altra frequenza, e cioè di integrare la morte alla vita, ok? Come mhm. parte mm, Dell'esperienza. assolutamente, Mhm, dell'esperienza, mhm, assolutamente. Quindi lui vuole che quando arriverà questo momento, che è parte di questa esperienza, lui sarà pronto. Mm, E quindi non l'ho percepita, come una cosa negativa assolutamente, mm, ma come una volontà di comprendere, l'integrazione anche fra le dimensioni, fra la nostra dimensione terrena e la dimensione invisibile, per poter vivere al meglio entrambe le esperienze, mm. perché la verità è che sono due esperienze diverse. Tu hai mai letto La realtà oltre la realtà, il libro che ci ha... No, Ok, come lo senti questo libro? che ha dei passaggi importanti. Ok. Facciamoci raccontare un po' di cose dal disincarnato richiesto, il padre, mancato 26 anni fa, no? Nel 2000. Non abbiamo fatto Portale Aureo nell'altra sessione, vero? O sì? Non c'era ancora, passati un po' di anni. Percepisco solamente un pentagramma, come se lui volesse farmi sentire la musica, come se in questo momento lui si identificasse con la musica. Tipo mi viene Paganini, come se lui a un certo punto nella sua esperienza dell'oltre ehm, si è fuso con la musica. Lui dice, mm, mm, ho mitigato ogni amarezza con la musica, ho smussato ogni asperità con la musica. Ho trasformato la tristezza con la musica ed è un dono che esiste anche laggiù, e che Giuseppe potrebbe utilizzare di più. Ed è la musica di un canto di uccelli, ed è la musica, di un coro di gatti che miagolano, ed è la musica del frusciare delle foglie al vento, ed è la musica di un motivetto cantato mentre fai le faccende domestiche. La musica ti può entrare nelle viscere e ripulire, e con me l'ha fatto.
Io sono grato ad ogni nota, io sono grato ad ogni suono impercettibile che se ascoltato è una melodia. La musica del tuo cuore. Ascolta la musica del tuo cuore. E poi mi fa anche un riferimento alla simpatia, che è come se Giuseppe dovesse anche un po' rispolverare la simpatia, buttarla anche sulla simpatia, sull'ironia. Poi c'è qualcosa, una pietanza con il sugo, i fagioli. Il padre come si è preparato alla dipartita? Lui dice, io sono stato colto dalla morte, non ero preparato. E come si dovrebbe preparare qualcuno alla dipartita secondo la sua esperienza più che ventennale? L'unico modo per prepararsi è amare tutto e comprendere che non c'è altro senso che l'amore nella vita. Nel caso del figlio, Giuseppe. Adesso mi fa vedere come se il nipote avesse i capelli un po' unti, diciamo, no? Non so se ha i capelli grassi, o magari qualche giorno che non se li lava così, Cioè, no? il figlio di Giuseppe. Sì, esatto. Mhm. Mm. E vedo che Giuseppe glieli accarezza e dice: È arrivato il momento di prenderti cura di te, con amore e con rispetto. E poi vedo che è come se gli desse delle compresse a base di erbe, c'è del glutatione, Interessante. e gli dice che poi è solo un amico. Sentilo come un tuo amico che ti aiuta a tirarti su, a volerti bene e a rigenerarti. E vedo che Giuseppe si fa un pediluvio. Come sto bene quando i miei piedi stanno bene e sono in pace con tutto. Ed è la pace e il tutto che voglio conoscere. E questo è il miglior modo per prepararmi alla dipartita. Cosa vuole dire il padre al figlio, Giuseppe, per salutarlo? Senza amore si muore. Poi quando muori, se hai l'amore, rivivi una seconda vita stupenda di qua. Quindi quale consigli vuole dare al figlio? Riconciliati con ciò che è storto. Storto, hai Riconcilia, detto? Sì. sì, riconciliati con ciò che è sporco. Ok. Storto e sporco. Riconciliati con tua mamma. Cos'è storto, secondo il padre di Giuseppe? Non solo sentito questa parola. Mm. E Giuseppe cosa risponde? Più che altro sento come un sorriso lieve sul suo viso
permette di avere un altro approccio alle cose ed è come se tutta la realtà sia stata fino a quel momento con una leggera patina. Ora questa patina è caduta e sembra tutto più brillante, più vivo. Il padre è venuto fuori dal portale aureo, Monica? Sì, sì, Ok. Quando c'è andato? Magari 5 anni fa. 5 anni fa. Quindi prima che venisse scoperto il portale aureo? Scoperto, insomma. Sì, scoperto. Sì, sì. Va bene, lo salutiamo. Sì? Monica, ti sei bloccata o No, sto no? cercando di capire che mi sta facendo capire qualcosa, ma non sto capendo perché mi dice destra, sinistra, destra. E poi ho visto che è andata a massaggiare le spalle, la schiena del nipote. E, Ci vuole spiegare destra, destra. eh, mi dispiace, non lo capisco. Non ce lo vuole spiegare lui. È come se mi facesse vedere una palla che rimbalza, sinistra, destra. E Sulle... poi lui Va. dice centro, stai nel centro. Ok, lo interpreterete poi o lo vedremo una prossima volta. Lo salutiamo. Apriamo il portale aureo degli animali e chiamiamo i tre cani di Giuseppe. Intanto chiamiamo anche gli animali vivi con cui vive, i cinque gatti e dei cani anche, che non hai nominato. Ah, non hai cani più. Ah, non hai più cani. Ah, anche questa è una singolarità. Adesso sei pieno di gatti fino a sopra i capelli. Chiamiamo i tre che non ci sono più. E anche quello del disegno, va, che è il quarto, che forse è molto, molto del passato. Allora mi viene Gigantesco. il colore bianco. Non mi viene la figura di un cane, mi viene un colore che è il bianco, mi viene il colore nero. Mhm. Mm, io non capisco se questo è lui è un cane che ha avuto, perché sembra tipo un barboncino Ah. Allora lui me li sta facendo vedere, c'è un cane bianco, c'è un cane nero e poi c'è un cane marrone, marrone. Ok, ma non è allora un barboncino. ce n'è però uno che proprio sembra, ha l'aspetto di un barboncino, ok? Non so se poi sia proprio un barboncino, almeno per me è un barboncino questo. Poi mi fa vedere un cane bianco un po' grosso Mhm. e poi mi fa vedere solo la testa di un cane scuro di profilo. Dove sono? Mm, a lui li ha sotterrati, Li hai sotterrati? Sì, sì. Lì e in mi quella fanno casa? vedere terra, Sì, nel e mi terreno chiedo vicino alla casa. terra. Però adesso quello lì è il luogo fisico, no? Sai, Mhm. giustamente loro hanno risposto alla domanda fisica, però in realtà è come se mi facessero vedere
che una parte di loro è andata in tre gatti, tre gatte, Le tre nuove, le tre ragazze, sì, tre ragazze, ragazze, sì. le tre piccoline. Sì, Adesso non ricordo quanto tempo, forse sono ancora dei cuccioli, no? Sono ancora dei cuccioli. ce n'è una Un anno. impertinente, Una è impertinente. una aggraziata e una ruffiana. Allora, la casa è chiusa, cioè è recintato il terreno. Lui se le è trovati, queste tre gatte, cucciole lì dentro, che dormivano tranquillamente nella cuccia di uno dei gatti della casa. Non capisce come siano arrivate, perché non sono state abbandonate o sono state tirate, ma insomma è improbabile, sopra una rete, una recinzione, oppure non si sa come siano arrivate tutte e tre. Allora, Esotericamente parlando, come sono arrivate. allora, Giada dice: Ti è piaciuto il regalo? Eccolo qui, il sole all'improvviso. Era ciò di cui avevi bisogno. E allora noi troviamo sempre il modo per portare ciò di cui si ha bisogno. Ed è come se mi facesse vedere ehm, eh, eh, tanti piccoli folletti, quasi uno sopra l'altro, che trasportano, scavalcando il cancello, eh, trasportano le gattine e le portano poi nel suo giardino. E una parte dei tre vecchi cani è una parte eletterico dei gatti nuovi. È come se ci fosse una specie di attorcigliamento, diffusione, sì, di infiltrazione, come se lui poi ritroverà degli atteggiamenti, delle caratteristiche. Una parte è finita anche nelle piante, visto che sono stati messi nel giardino, nell'appezzamento. Sì, loro dicono in tutto il giardino è finita. Ok, mi sono dimenticato di chiederti, Monica, il padre che verrà, la cui salma verrà tolta adesso dal posto in cui sta. Lui dice per quello che me ne importa. Infatti, dettagli, dettagli dei vivi, logistica, scegli la cosa più veloce. Solitamente propongono, se mi sembra, propongono anche la cremazione dei resti, può essere? Non la propongono? Sicuro? Ok. Insomma, va bene. Questi cinque gatti cosa fanno? Sono ciò che è il sole all'improvviso. Va bene, abbiamo concluso, abbiamo visto praticamente tutto, tantissimi punti. Giuseppe e il cluster, dove lui stesso ha firmato con se stesso dei contratti, e Giuseppe è l'avatar, un fantoccio finto che gestisce tutte le sue 1803 vite. Cosa vuole farne? Mm, allora, il cluster si presenta come un falò che diventa alto. Quindi in parte questo lo rappresenta perché lui ha un elemento di fuoco dentro di sé. Però qui è come se fosse una specie di fuoco anche solitario, un, un fuoco mm, che ha molto a che fare anche con cose del passato. Vedo che proprio tutti i pezzi di legno sono i vari contratti stipulati da lui. Quindi questo tipo di falò lui sceglie di metterlo via dentro un portale definitivo e di metterci invece un nuovo fuoco che è la vita, che è la gioia di vivere, che è la spontaneità, che è il vigore. Quindi l'Ad Eternum si presenta così, come una fiamma di vita.
L'avatar sembra come vestito da dottore, come quello che cercava in un certo modo di portarlo dentro le regole, dentro insomma la società, dentro ciò che va fatto nella maniera giusta, eh, ciò che fanno anche gli altri, ecco, mm, mhm. conformarsi agli altri. Lui dice io voglio essere me stesso e infischiarmene delle convenzioni condivisi dalla più parte della gente. Io sono io, anche se vengo disapprovato, contestato, Via tutto. via. Sì? Sì, sì, sento come se si stesse anche sciogliendo del ghiaccio, perché magari Giuseppe aveva cercato anche di creare, diciamo così, una difesa intorno a sé. Mm. Umanicamente parlavi dell'Avatar, quindi 2 minuti fa. Giuseppe è uscito da Zoom. Si sarà scaricato il dispositivo, sarà arrivato un temporale, c'è stato un blackout, poi ci dirà qual è la causa esoterica. Credo che ci sia stata un'importanza rispetto al medico. Ci siano state delle questioni nel suo passato in cui sia stata un po' centrale la figura del medico, della medicina, eccetera, eccetera. Mhm. E quindi non doveva sentire, per dire, Quella cosa lì doveva rimanere in piedi segreta. irrisolta. Sì. Mhm. Beh, esistono le registrazioni, quindi insomma lo sentirà, lo vedrà e lo capirà lo stesso. Via tutto, quindi crea qualcosa al suo posto. Qui è come se fosse un enorme bouquet fiorito. Sono già fiori di primavera, gialli e fucsia e bianchi. E questo è l'Adeternum profumato e colorato. E fresco, Ottimo. nuovo. Entità eteriche, mentali ed impianti ci sono ancora? Niente di tutto questo. Perfetto. Nuova vibrazione. 288, Nuova consapevolezza. 173, Anima. 52, Vite. 1702, Cervello. 10, Suscettibilità ipnotica. 54. Servirebbe a Giuseppe una diretta, visto che non c'è riuscito nessuno con lui. Sì, rimarrebbe molto sorpreso. 3D. Mm, 33. Bene, messaggio finale di Giuseppe a se stesso. Sono un uomo nuovo ed è come se mi sentissi uscire da un uovo. La vita è una sorpresa e io stesso mi sento sorpreso e sorprendente. C'è una nuova forza, una nuova energia nella mia casa, nel mio corpo, nelle mie mani. Sto respirando meraviglia. Va bene.